Benvenuti alla quarta puntata di Storie di Runner 451 Show. Io sono Simone, ciao Marco. Ciao Simone, come stai? Ma sto benissimo, oggi è giornata della Roma Ostia, i miei atleti mi hanno dato tante soddisfazioni e soprattutto sono contento di essere ancora qui a parlare di corsa insieme a te dopo queste puntate in cui abbiamo avuto Marco Olmo, Massimiliano Rosolino, Andrea Giocondi e tanti altri, e soprattutto le nostre rubriche di nutrizionista, psicologo sportivo che stanno andando veramente forte. Ma anche in questa puntata non ci facciamo certo mancare degli ospiti super e delle bellissime rubriche, vero Marco? Assolutamente sì, e non sono veramente curioso di andarle ad ascoltare, a vedere e a vivere questo mondo che insomma si fa raccontare ogni domenica in modo nuovo. Facciamo un breve sommario. Oggi abbiamo un nuovo format. Invece di avere l'intervista doppia abbiamo la doppia intervista con Carlotta Montanera, poi avremo la storia di Loris Cappanna, poi avremo anche una cosa molto curiosa per chi vuole visitare l'archeologia e tutti i tesori di Roma con la corsa. Ce ne parlerà Pamela insieme a Marco, e poi tutte le nostre rubriche, Marco, come al solito. Ma adesso è arrivato il momento di Run Like R451. Esiste una gravissima patologia che colpisce un runner su 3, la dipendenza da massimo consumo d'ossigeno. Ovviamente sto scherzando, non c'è nessuna malattia e non so neanche se colpisca effettivamente un runner su 3. So che ne colpisce abbastanza, ma che cos'è questa dipendenza da V2 Max, da massimo consumo d'ossigeno? Troppi runner controllano troppo spesso il valore che il proprio orologio da corsa stima di massimo consumo d'ossigeno. Attenzione, la stima è anche abbastanza accurata, soprattutto se tutti i dati imputati nell'orologio sono corretti. Certo, non toccherà mai l'accuratezza, la precisione di un test laboratorio, ma diciamo che è una buona stima per un runner amatoriale il valore di V2 Max. Il punto è che il V2 Max non è l'unico parametro importante nella corsa. Per anni la letteratura scientifica in passato ce lo dava come massimo punto di riferimento da raggiungere, con una correlazione diretta tra V2 Max e risultati ottenuti. Poi dopo nel tempo la ricerca ha dimostrato che ci sono altri parametri come la capacità di utilizzare il massimo consumo d'ossigeno, la corrispondenza tra le soglie e il massimo consumo d'ossigeno, l'economia di corsa. Ha dimostrato con diversi studi che atleti con massimo consumo d'ossigeno simile avevano risultati diversi, atleti con un massimo consumo d'ossigeno più basso di altri li battevano in gara, quindi si sono resi conto che il parametro, per quanto sia uno e rimane, ci mancherebbe, uno dei parametri fondamentali dal punto di vista prestazionale per la corsa, non è l'unico e non è poi così fondamentale se non è correlato con tutti gli altri aspetti legati ai fattori limitanti della corsa. Ora però, come dicevo, molti runner sviluppano questa dipendenza che ad ogni allenamento, se il V2 Max cresce, lo pubblicano fieri e orgogliosi, se invece cala si preoccupano e si dannano dicendo che cosa avrò sbagliato questa settimana. Detto che il massimo della condizione va raggiunto quando c'è la gara, non è neanche detto che un valore di V2 Max più alto corrisponda al massimo e al picco della condizione. Come dicevo, ci sono tanti altri aspetti che potete approfondire in tanti video, il mio libro e tante altre cose che ho approfondito. Il punto però è: cercate di staccarvi da questa dipendenza, controllatelo, valutate nel tempo l'andamento del vostro V2 Max, tenete conto che i software e i firmware degli orologi si aggiornano e quindi magari cambiano anche un po' il sistema di calcolo, quindi se cala non preoccupatevi, magari non dipende neanche da voi, ma soprattutto rimanete focalizzati sull'obiettivo. Se il vostro è il miglioramento delle prestazioni, l'unico valore che conterà veramente è il tempo che farete sotto il traguardo. Marco, adesso arriviamo a una bellissima storia, il nostro super ospite di questa puntata che è Loris Cappanna, che in età adulta si è trovato con un'invalidità importante perché, come molti lo conoscono, è un atleta non vedente, fa parte della Polizia di Stato, è stato più volte campione di mezza maratona, di paraduathlon, fortissimo, e l'abbiamo voluto fortemente nella nostra trasmissione perché è un personaggio di forte ispirazione. Un bel esempio per tutti.
per chi corre, ma anche, come sentirete, per i bambini, per i ragazzi. Quindi, che dire, diamo la parola a Loris. Ciao Loris, benvenuto, come stai? Intanto ciao a tutti voi e grazie per l'invito, è sempre un piacere essere in mezzo a chi ama lo sport. Tutto bene? Ciao dai. Loris, ciao Loris, ben trovato. Bello vederti con quella maglia, con quella divisa, insomma, per noi quando la vediamo comunque, ovunque, è sempre una bella soddisfazione, no? Civile, sportiva, bello. Sì, diciamo, per me rimane sempre un grande orgoglio. Assolutamente. Loris, noi ti abbiamo voluto fortemente nel nostro show Storie di Runner 451 Show, perché sei, secondo noi, un atleta e una persona che è di ispirazione per tanti che corrono o che comunque fanno sport di endurance. Quindi la prima domanda che ti faccio è: come mai hai iniziato a correre? Intanto vi ringrazio per questa grande considerazione che avete nei miei confronti, sempre uno stimolo per far bene. Diciamo che inizialmente la corsa, premetto che non mi piaceva, nel senso per come la sto facendo e per come l'ho fatta. È stata una motivazione, un'opportunità per uscire dalle mura di casa dopo quello che mi è successo, chiaramente. Nel 2009 purtroppo la vita mi ha messo di fronte a un duro bivio, portandomi chiaramente dopo un percorso lungo, faticoso, alla cecità totale dovuta a una malattia congenita rara che avevo dalla nascita, ma che non è stato possibile diagnosticare nel momento in cui sono nato, ma che si è manifestato nella sua forma più grave ed aggressiva all'età di 30 anni. Beh, potevi decidere di non reagire e invece hai deciso di reagire, e lo sport è stato un veicolo in questo senso. Assolutamente. Innanzitutto, prima che lo sport, è dovuta subentrare la fase di accettazione, no? Di quello che sono diventato, quindi dimenticarmi, tra virgolette, di quello che ero prima, di quello che riuscivo a fare grazie all'ausilio degli occhi, perché il 97-98% di quello che facciamo oggi è grazie a quello che riusciamo a vedere. Quindi accettare quello che sono diventato senza disprezzare quello che sono stato, non piangermi addosso su quello che purtroppo la vita o il destino mi ha tolto, ma accettare tutto quello che mi è rimasto, e fondamentalmente è sempre tanta roba. E quindi attraverso lo sport riappropriarmi della mia vita, del mio benessere, quindi tornare in mezzo alla comunità, ciò che fino allora, dovuto a questo percorso nel buio, ho sempre rifiutato, quindi accettarmi e attraverso lo sport rimettermi in gioco costantemente. Ricorda un po' la di questa. Vai Marco, scusa. No, dico che ricorda un po' la filosofia di Alex, no? Dice: ho accettato da quel giorno ciò che è rimasto e ci ho fatto sopra una nuova vita, quindi insomma, sì, assolutamente, anche perché è stata una fase di accettazione lunga e dura, perché comunque permetto che ho subito la bellezza di 17 operazioni agli occhi, una fase depressiva veramente acuta, quindi sai, comunque quando la vita ti mette con le spalle al muro, dover accettare tutto ciò per poi rimettersi in gioco sicuramente non è semplice. Diciamo che, tra virgolette, sono stato anche fortunato, perché non sempre tutti, o meglio dire, la cosa è scontata che riesca a tutti trovare quello stimolo per rimettersi in carreggiata. Loris, poi la carriera sportiva, per fortuna, ma soprattutto per bravura tua, ti ha portato grandissimi successi: campione italiano di mezza maratona, di paraduathlon. E a me quello che mi incuriosisce, tu non te lo ricorderai, ma qualche anno fa sono venuto a un tuo evento, un evento che avevi organizzato di beneficenza a Ravenna, in cui correvamo bendati per provare quello che provi tu ogni volta che esci a correre, con un compagno, collegati col polsino, con un mio amico. Sono venuto che mi guidava, e devo dirti la verità, una roba, i primi minuti veramente ti manda veramente in tilt. Poi bravo Marco, non mi viene la parola, però poi dopo anche divertente nel suo, perché eravamo in tanti a farlo e quindi era una nuova esperienza. Però lì ho capito una cosa, che è quello che ti voglio chiedere adesso.
nella tua corsa tu hai dovuto sviluppare, oltre che prima recuperare la fiducia in te, perché ce l'hai appena raccontato, sviluppare un forte rapporto di fiducia con uno o più compagni che corrono insieme a te. Come ci sei riuscito? Com'è l'alchimia con la persona o con le persone con cui corri abitualmente, e come lavora il team in questo caso? Sì, diciamo che in quel caso lì ci vuole una incoscienza, coscienza, nel senso che alla fine ti devi fidare ciecamente, fammi passare il termine, di un compagno che non è altro che un atleta guida, quindi tra l'altro attenzione, atleta guida e anche un amico con la maiuscola, perché alla fine si diventa amici con la maiuscola, no? Un fidarsi reciprocamente. Chiaramente, come ho detto adesso, è una questione di fiducia, di fidarsi ciecamente, nel senso che si diventa una cosa unica attraverso quel cordino che ci lega durante la dinamica della corsa, della gara, dell'allenamento, fatto da 2 cappi, e questi 2 cappi, questo cordino semplice del costo di 60 centesimi, mi piace sempre ribadirlo, tiene unito 2 vite, sostanzialmente una diversa dall'altra, però nel momento in cui corri, nel momento in cui afferri quel cordino, diventi una cosa unica, 2 cuori che corrono all'unisono insieme per star bene, per raggiungere un obiettivo, ma soprattutto per dare una forte dimostrazione nella vita che mai nulla è perduto e tutto si può ottenere, basta aver voglia di rimettersi in gioco e senza piangersi troppo addosso, perché come dico sempre, piangersi addosso è la cosa più semplice da fare, darsi da fare, muoversi è la cosa più difficile. Più difficile, bravo Loris. Loris, tu questa cosa la racconti ai ragazzi quando vai in giro per le scuole, perché magari non tutti lo sanno, però chi ti segue sa che spesso vai nelle scuole a raccontare di te, della corsa, dello sport. Cosa racconti ai ragazzi, ma poi anche che cosa ti porti a casa quando fai questa attività, secondo me super importante? Allora, questo percorso con le scuole è iniziato nel 2015, ci vado sempre accompagnato da un mio atleta guida o amico con la maiuscola, perché la mia storia è importante quanto la loro, perché comunque ci legano queste 2 storie diverse ma allo stesso tempo uguali, perché Loris senza l'atleta guida non potrebbe muovere un passo, è un po' la carrozzina per chi non riesce a deambulare, quindi loro sono il mezzo per cui io riesco a raggiungere i miei obiettivi, allenarmi, gareggiare. Ho iniziato questo percorso con le scuole di ogni ordine e grado, e quando parlo di ogni ordine e grado parlo dall'asilo fino all'università, comunità, ovunque venga richiesta la mia presenza, non la pubblicizzo, vado così per chiamata, racconto la mia storia, poi in parte gli atleti guida raccontano la loro, quella che è stato il mio passato, attraverso quella che è l'adolescenza, attraverso quel profondo buio che mi ha attanagliato, che mi ha portato veramente ad andare nelle viscere della terra per confrontarmi con la mia anima, con le mie sensazioni, per poi rinascere come l'araba fenice e quindi far capire alle giovani leve, soprattutto a quelle giovanissime dove si perdono nell'oggettivo, no? Nel cellulare, poi vanno a sbattere con la testa contro il palo che trovano per strada, dimenticandosi la realtà, e raccontando a loro che guardate che le difficoltà non sono un limite, non sono una forza maggiore che ci impedisce di raggiungere i nostri obiettivi, perché come dico sempre è facile vincere da vincitori, bisogna trovare quella motivazione per essere vincitori nel momento della sconfitta, quindi rialzarsi e partire. E le difficoltà non sono mai una sconfitta, anzi sono un modo per migliorarsi e per trovare l'essenza non della vittoria ma del sentirsi vivi. Vabbè, io farei una puntata solo su Loris, scusa se lo dico così, però che dobbiamo fare? Vabbè. Loris, guarda, chiediamo un'ultima cosa e poi dopo ti ringraziamo. Stai passando un altro periodo difficile dal punto di vista sportivo e atletico, perché hai un problema a un piede, adesso senza andare nei dettagli medici, però sei fermo già da molto tempo. Come lo stai affrontando e come ne verrai fuori?
Sì, mi sono operato al piede il 7 dicembre del 2021 e mi sono dovuto fermare già 5 mesi prima. Stavo affrontando delle qualificazioni per le Paralimpiadi di Tokyo 2021 e alla fine purtroppo è stata inevitabile dover subire questa operazione. Chiaramente è un lungo stop, molto lungo per uno che mastica sport dalla mattina alla sera, stare fermo. L'affronto chiaramente all'inizio era un po' un leone in gabbia, perché comunque toglierti quello che è il pane quotidiano sicuramente non è semplice. Lo affronto con la serenità di quella con cui mi vedete oggi. Sicuramente non sarà questa a demotivarmi, a demoralizzarmi, ma anzi sarà l'ennesima svolta, l'ennesima ripartenza, perché nella vita non ci si può fermare, anzi trovare spunto, e questo sarà l'ennesimo spunto per rimettermi nuovamente in gioco, perché come dico sempre, never give up. Esatto. Grande. Loris, Marco, cosa c'è da dire di più? No, vabbè, che non ci dobbiamo lamentare, prima cosa, perché la lamentela fine a se stessa non serve a niente, ma a reagire nei momenti difficili, e lo sport è maestro in questo, io lo dico da sempre ed è giusto così. Loris, grazie. Grazie. Loris, grazie mille. Ci rivedremo sicuramente in un'altra occasione. Sei di fortissima ispirazione, in bocca al lupo. Un abbraccio fortissimo. Grazie. Ringrazio tutti voi e ciao e grazie. Ciao Loris, grazie. Ciao, grazie a te. Marco, ma tu lo sai che cos'è l'arginina? No, mai provata e mai usata. Eppure ce l'hai e adesso Nicolas ce lo spiega al meglio. Ciao Nicolas, bentornato su Storie di Runner 451. Oggi ti voglio fare una domanda un po' speciale, particolare, ma che secondo me è un argomento di interesse per i tanti runner che ci seguono. Vorrei parlarti dell'arginina. L'arginina te ne ho sentito parlare nel corso che abbiamo fatto insieme, nel videocorso della Forza, nell'Accademia del Runner e della Nutrizione, ma poi ne ho letto ultimamente in studi che parlano del fenomeno del long covid, quella situazione di affaticamento muscolare, stanchezza che mi sembra una persona su 3 che ha avuto il covid accusa dopo qualche mese dalla malattia. Ci parli meglio dell'arginina, della sua importanza ed eventualmente anche di come integrarla con i cibi o con integratori? Perfetto, ciao innanzitutto Simone, ciao Marco. Allora, l'arginina innanzitutto è un amminoacido non essenziale, significa che il nostro corpo può produrlo, anche se è considerato essenziale nei momenti della crescita, quindi nell'adolescenza. È un amminoacido però fondamentale perché svolge un incredibile numero di funzioni nel nostro corpo. Allora, a livello generale, e questo è anche il motivo per cui viene consigliato nel trattamento del long covid, è che l'arginina ha una funzione di intanto immunomodulazione, quindi va a modulare il sistema immunitario, e di precursore dell'ossido nitrico, quindi ha una funzione di vasodilatazione, quindi aumenta l'introito di sangue al muscolo, quindi sia per tutti quelli che hanno una sindrome di affaticamento da long covid, ma anche per gli sportivi, soprattutto in periodi di allenamento di forza. L'arginina può essere un ottimo amminoacido da integrare. In più, l'arginina è uno dei 3 amminoacidi che compongono la creatina, e quindi anche come precursore della creatina è un amminoacido fondamentale. È utile l'integrazione? Assolutamente sì, magari non tutti i giorni se la usiamo in ambito sportivo, ma la possiamo usare in maniera specifica prima di un determinato allenamento per modulare la funzionalità arteriosa, quindi per cercare di far arrivare più sangue al muscolo in un determinato allenamento, mentre per il trattamento da long covid può essere utile integrarla anche in dosaggi generosi e tutti i giorni. Ok, grazie mille. Ricordiamo sempre che poi ovviamente non prendete integratori così come no, ovviamente no, su spunti, potete fare consulenze nutrizionali con Nicolas o con il vostro nutrizionista di fiducia, e vi ricordo anche di seguire Nicolas sul suo account Instagram, Nutrizionista del Movimento. Nicolas, io ti ringrazio come sempre, ci vediamo alla prossima puntata. Grazie a voi, alla prossima.
Marco, in questa puntata ho una nuova rubrica, la doppia intervista, che non è l'intervista doppia che tutti conoscono, dove ci sono 2 intervistati e un intervistatore, ma la doppia intervista abbiamo un ospite e 2 domande, io e te che facciamo le domande. Chi abbiamo oggi per la nostra doppia intervista? Beh, oggi abbiamo messo in mezzo una cara amica, una ragazza che dello sport e del running sa molto, che è Carlotta Montanera, creatrice del blog Running Charlotte, che corre forte e insomma ci racconta un po' di sé attraverso questo format nuovo. Ciao Carlotta, benvenuta a Storie di Runner 451 Show, come stai? Direi molto bene. Ciao Carlotta, buongiorno. Anche perché sto per andare a correre, quindi molto bene. Come sai, adesso ti toccherà la nostra doppia intervista. Sei pronta? Prontissima. Mettiamo la musica tensiva. Vai! Ho un po' paura. Allora, trail o strada? Strada. Maratona in Italia o all'estero? Questo è difficile. Attualmente in Italia, però in assoluto all'estero. Roma-Ostia o Stramilano? È Roma-Ostia. Correre al mattino o alla sera? A pranzo vale? Scrivi al mattino o la sera? Mattino. Correre in gruppo o da sola? Bella cosa, perché se dico da sola, quelli con cui poi vado a correre in gruppo si offendono. Con poche persone selezionate. Io non sono da grupponi, questo è certo. Quindi chi è il tuo compagno di corsa ideale? Uomo-donna, forse donna, perché parliamo di cose tipo come fai con il catarro del bambino. Vostre? Esatto, vostre. Sì, una volta si parlano di amori e uomini, adesso si parla di bambini. Che va più o meno alla mia stessa velocità. Quindi su per giù, non è necessario che vada alla stessa velocità, però insomma non si discosti troppo da me, quindi non mi tiri il collo, ma non sia troppo lenta e non sia necessariamente loquace. Ci sono quelli che durante la corsa si sentono in dovere di parlare. Terra del Fuoco o Monte Bianco? Cavolo, questo è difficile. E tutte e due? Se hai la fortuna, anzi tu hai avuto la fortuna. Io ho avuto la fortuna, sì, io ho avuto la fortuna, perché sono nata sotto il Monte Bianco, però Terra del Fuoco. Beh. Okay. Senti, e la recensione perfetta quando l'hai fatta? Mai, la farò. La farai? La farò, la recensione perfetta non esiste, anche perché sono opinioni, dipende chi l'ascolta. La recensione. Sì. Alla fine sono opinioni, perché sennò diventa una scheda tecnica, ma di schede tecniche è pieno il web. Quindi. Correre con il passeggino, sì o no? Sì, con una differenziazione, nel senso che correre sempre con il passeggino e fare tutte le cose col passeggino la trovo una forzatura. Però godersi dei momenti con tuo figlio nel passeggino a fare una corsetta, quindi non necessariamente 800.000 chilometri, è bello. Correre in coppia, sì o no? E per coppia parliamo del tuo compagno. Cavolo, sì, tutta la vita sì, certo che sì. Bisogna soltanto stare molto attenti. Cioè, nel mio caso sì, io sono assolutamente pro. Bisogna stare attenti di avere un compagno che non si intromette troppo nella tua corsa. Perché poi sai bene che nelle coppie avviene, c'è un minimo di competizione tra i due. Meglio scrivere o fare video? A scrivere. Titolo italiano o Turisti per sempre? Turisti per sempre, perché titolo italiano non ne ho l'opportunità. Sì, ma poi non ne ho l'opportunità. No. Turisti per sempre, magari sì, sarebbe fantastico. Sì. Poi così vinco un titolo straniero, viaggiando, no? È vero. Del Liechtenstein. Carlotta, 3 aggettivi per descrivere una piemontese. Anche perché io sono valdostana, sappilo, okay. E lo sarò per sempre. Una piemontese riservata, borghese, i piemontesi sono borghesi, e orgogliosa. E invece 3 aggettivi per descrivere Carlotta. Orgogliosa, sicuramente, espansiva e incazzata. Il tuo più grande rimpianto nella corsa, se c'è? Probabilmente quello di tutti noi tapascioni, non aver cominciato prima. È vero. E la domanda, quella che dicevamo, era la più facile. Qual è la tua prossima gara? Non lo so. Ah sì, lo so. Se mi danno il giorno libero, la domenica libera, vado a fare la 9 miglia di Bra.
che è una gara che in Piemonte è molto quotata, è una di quelle gare che piacciono a me, in un posto un po' defilato, e poi Bra non è defilata, cioè una cittadina anche molto carina, una distanza che non è così codificata, perché 9 miglia sono 14 km e 4, però iper tradizionale, e poi nel pacco gara c'è sempre il salame. Carlotta, grazie mille. Dai, è stato facile. Facciamo un grandissimo in bocca al lupo per tutti i tuoi progetti, le tue corse e non solo. E ti leggiamo su Gazzetta, ti leggiamo sul tuo blog, ti ascoltiamo nei tuoi video, e un abbraccio forte forte. Grazie. Forza. Grazie. Ciao Carlotta. Ciao ciao. Marco, oggi c'è stata la Roma Ostia e domenica scorsa la mezza di Napoli che tu hai corso. Com'è andata? Non ce lo dire, perché lo scopriamo nel tuo servizio direttamente dalla città partenopea. Amici di Storia di Runner 451, come avrete capito, medaglia, birra, Piazza Gesù Nuovo, Napoli, gara finita. È andata benissimo, non ha assolutamente deluso le aspettative. Allora andiamo a vedere cosa è successo lungo i 21 km della mezza maratona di Napoli. Sulle mani a ritmo di musica! Roma cambia staffette! Spettacolo! Nuovo ristoro del nuovo passaggio sotto il maschio. Angiolino ci ha fatto vedere piazza Plebiscito. E sarà meglio o sarà peggio, lo vedremo alla fine. Però di sicuro scenografico il rientro sul lungomare attraverso, anzi sotto questa bellezza, dove si sta bene, si corre bene, un po' di venticello sul lungomare, bravi. Altra novità di quest'anno, passaggio al tunnel, c'è da dire che è in discesa, almeno questo è abbastanza scenografico. Adesso voi ditemi dove c'è un lungomare più bello di questo per correre. Lo so, Napoli è così, ti prende sempre in modo frontale, non è mai trasversale nelle sue visioni, è eccezionale, è qualcosa che ti prende proprio e non ti lascia più. Questo è il tratto in cui i Garmin si spengono, la testa si abbassa, bisogna restare concentrati, molti si fermano, me compreso, poco male, dovere di cronaca, però è da qua che esce fuori l'ultima goccia della fatica. Eccoci, dopo il traguardo, tutto come previsto, una gara bellissima, organizzata bene, ristori, pubblico, percorso, ci siamo divertiti tutti perché vedo molte facce soddisfatte. Napoli, come ho detto, non ti delude mai. Napoli è una ricetta da studiare, da svelare anche tra i vicoli e dentro i palazzi, perché correre la Napoli City Half Marathon è emozionante e conoscere la città da un punto di vista diverso, con i volti sorridenti, allegri, colmi di disincanto. Una delle città più belle del mondo, con le piazze che fanno da cornice a un'architettura che ha fatto scuola in tutto il mondo. Visitarla con gli amici, conoscerla, amplificando la storia del mondo grazie al suo mare. Perché quando corri in mezzo a questa vitalità ti verrebbe voglia di non andare più via, di stare insieme ai tuoi amici, bevendo un buon caffè. Grazie Napoli, al prossimo anno. Marco, nelle mie Runner 451 Experience, i campus e vacanze di corse, a volte facciamo percorsi di corsa che toccano le bellezze di Ravenna, oppure mi è capitato di Cervia, e ho scoperto che c'è chi ha creato
un'attività professionale e ben strutturata a Roma, e immagino che ce ne siano di cose da vedere. Proprio grazie a questi patrimoni assoluti che Isabella Calidonna, creatrice di Archeotour, ha messo insieme delle guide ufficiali di Roma, tra cui Pamela Covito, che abbiamo incontrato in un luogo speciale che a Roma è insomma definito uno dei luoghi più belli in assoluto della storia di Roma. Allora, vediamo se ci sente, perché è direttamente dall'antica Roma. Pamela, ci senti? Buongiorno, sì, vi sento benissimo. Ciao, benvenuta su Storie. Ciao. Benvenuta su Storie di Runner 451 Show. Grazie. Allora, siamo molto curiosi di sentire qual è la tua attività. Marco, vai pure. Sì, insomma, noi conosciamo Pamela per quello che fa attraverso il turismo, facendo conoscere i tesori di Roma, e viaggiare e correre è un binomio che funziona in tutte le latitudini, ma a Roma un po' di più per le bellezze che abbiamo. Allora ti chiedo, questa soluzione avvicina i neo-runner, al di là di quelli che vengono che già corrono, ma crea uno stimolo per correre di più o correre meglio tra le bellezze? Ma in realtà più che correre meglio, attraverso la corsa si gode in un'atmosfera molto particolare la città, quindi ovviamente anche chi non è un runner esperto è più stimolato a correre, soprattutto la mattina presto quando ci sono poche persone, quindi si gode al meglio la città, avvicina tutti runner, anche non runner, comunque persone che sono all'inizio insomma della pratica di questa attività. Assolutamente sono molto stimolati, questo sì. E poi ovviamente il binomio viaggio, insomma, legato poi alla passione della corsa in generale, è assolutamente stringente, quindi assolutamente sì. E chi sono i tuoi clienti? C'è una zona del mondo che in più riesce a unire questi due aspetti, quindi correre e visitare, o è eterogeneo, hai una presenza più aperta, insomma? Allora, il 95% dei miei clienti sono famiglie private americane, quindi diciamo privati che richiedono un tour, un running tour particolare, diciamo che si fa soprattutto la mattina, come dicevo, alle 7:30, in modo che si può correre tranquillamente tra i vicoli di Roma. Sono diciamo soprattutto gli americani che richiedono questa tipologia di tour. Bello, ecco, perché ovviamente i turisti contattano Archeorunning, che è la società per cui Pamela svolge questo servizio di guida ufficiale di Roma, lo ricordiamo, e atleta, corre, stiamo spesso in gara insieme. Però ti chiedo da romano, c'è un posto dove tu porti i turisti e restano senza fiato, che per un runner insomma è complicato, ma talmente bello che li lascia senza fiato? Allora, guarda, sembra banale, ma il luogo, diciamo la piazza dove spessissimo porto i clienti nei vari running tour è Piazza Navona, perché Piazza Navona alle 7 di mattina è spettacolare, c'è un'atmosfera meravigliosa, e poi c'è un altro luogo nascosto, si conosce pochissimo a Roma, si chiama l'Arco degli Acetari e si raggiunge appunto correndo attraverso i vicoli che si trovano all'interno di Corso Vittorio Emanuele. C'è un piccolo arco, si entra all'interno e c'è un borghetto piccolissimo che è rimasto completamente intatto praticamente dal Medioevo, un angolo di Roma che è rimasto inalterato. Ecco, lì i runner, ma non solo, rimangono assolutamente senza fiato, perché vedono un volto di Roma che non c'è più, che non esiste più. Quindi quelli sono i luoghi più belli, Piazza Navona e l'Arco degli Acetari, assolutamente. Quindi dopo queste curiosità, come si fa per poter scoprire angoli di Roma con te, con Archeorunning Tour? Come è possibile entrare in contatto con voi? Allora, Archeorunning c'è un sito web www.archeorunning.com, ideato e fondato da Isabella Calidonna. Io faccio parte del team, e questo, ecco, ci teniamo sempre un po' a sottolinearlo, il fatto che Archeorunning è composto da guide abilitate, quindi in possesso di patentino, e comunque anche runner diciamo esperte, runner praticanti, quindi effettivamente, anche se la parola running tour può spaventare,
Ecco, questo è un, diciamo così, un light jogging, quindi va bene per tutti, anche per chi effettivamente non corre abitualmente, adatto a tutti. E ci trovate sul sito web, ripeto, www.archeorunning.com, e anche sui vari social, quindi Instagram e Facebook, ci sono proprio delle pagine dove tutti ci possono contattare. Grazie Pamela per questa tua esperienza, per questa tua testimonianza, per andare a scoprire le città sotto un altro punto di vista. Un saluto a quel bellissimo posto in cui ti trovi, che è l'Appia Antica, e sicuramente ci risentiremo per altre scoperte. Grazie a voi, grazie a voi. Simone, che dire, è stata un'altra giornata veramente intensa, insomma, a volte ci sembra veramente di partecipare ad una gara con tanti amici dentro, per quante storie arrivano nei nostri servizi, e continueremo così ancora per molto, perché ovviamente, come tutte le belle cose, attirano le belle cose, e le storie che stanno arrivando al nostro show continueranno a farci compagnia. Quindi andiamo avanti, ci vediamo la prossima settimana con altri contributi e con altre strade da raccontare. Diamo alcune anticipazioni: nelle prossime puntate avremo Lorena Brusamento e avremo anche Silvio Lorenzi di Radio 24, che lui è abituato a intervistare gli altri, stavolta verrà intervistato lui. Marco, lasciami ringraziare tutti quelli che ci hanno seguito fino a qua, e vi invito a lasciare un like, a iscrivervi al canale, a commentare la puntata. I vostri commenti sono linfa e ci aiuteranno a fare ancora meglio nelle puntate successive, e poi soprattutto condividete la puntata con gli amici. Cliccate su condividi, whatsappino all'amico runner, gli arriva il link, che è sta roba, e me lo guardo. Che vuoi fare? Marco, grazie mille, ci vediamo domenica prossima. Grazie Simone, grazie a tutti, ciao.